Ciao a tutti e benvenuti sul canale The Italian View. Oggi vedremo insieme alcuni verbi che si comportano in maniera molto simile al verbo piacere. Innanzitutto vediamo però come si coniuga il verbo piacere. Il verbo piacere è un verbo un po' particolare e si utilizza insieme ad un pronome indiretto oppure alla preposizione a. Vediamo un esempio. A Maria piacciono molto i gatti. Posso anche dire le piacciono molto i gatti se voglio sostituire il nome Maria con un pronome indiretto. Inoltre è importante ricordare che il verbo piacere si coniuga sempre all'oggetto della frase, non al soggetto, e quindi per questo motivo si usa solo o alla terza persona singolare, piace, o alla terza persona plurale, piacciono. A Maria piacciono molto i gatti, ci piacciono molto i film romantici, ci piacciono le lunghe passeggiate in montagna. In queste frasi i soggetti sono tutti plurali, i gatti, le lunghe passeggiate in montagna, i film romantici, e quindi piacere va coniugato alla terza persona plurale, piacciono. Mi piace molto la pasta al pomodoro. Le piace il tuo libro di Natale? Ti piace la musica classica? In queste frasi gli oggetti sono tutti singolari, la pasta, il libro di Natale, la musica classica, quindi devo coniugare piacere alla terza persona singolare, piace. C'è però un'altra regola molto importante da ricordare. Se l'oggetto che mi piace è espresso utilizzando un verbo, allora devo coniugare piacere sempre alla terza persona singolare. A Giulia piace molto pattinare sul ghiaccio. Ci piace andare in bicicletta. Ci piace molto camminare in montagna. In tutte queste frasi l'oggetto è espresso utilizzando un verbo, ad esempio pattinare, camminare, e come puoi vedere piacere è coniugato alla terza persona singolare, quindi mi piace camminare, passeggiare, pattinare, eccetera. In italiano ci sono alcuni verbi che seguono la stessa struttura e le stesse regole del verbo piacere. Si utilizzano quindi sempre insieme ad un pronome indiretto oppure alla preposizione a. Vediamo quali sono questi verbi. Il primo è il verbo bastare. Bastare significa essere sufficiente e si utilizza sia con le cose sia con le persone. Non mi bastano 2 ore per finire questo compito. 2 ore è l'oggetto della frase e come puoi vedere bastare è coniugato all'oggetto, quindi a 2 ore, e quindi viene coniugato alla terza persona plurale, bastano. Ti basta un cucchiaino di zucchero nel caffè? In questo caso l'oggetto è un cucchiaino, quindi utilizzerò la forma singolare, basta. Il secondo verbo è il verbo mancare. Mancare in italiano in realtà ha 2 significati. Vediamo intanto il primo significato. Mancare si utilizza a volte in riferimento a qualcosa o a qualcuno, quando sentiamo ad esempio la mancanza di una persona e quindi siamo tristi per questo motivo. Mi manca molto l'estate. Odio l'inverno perché fa freddo e il sole tramonta presto. Di nuovo l'oggetto della frase è l'estate, mi manca l'estate. È un oggetto singolare, quindi mancare sarà coniugato alla terza persona singolare. Quando sei all'estero, ti mancano i tuoi amici? I tuoi amici è l'oggetto della frase, quindi abbiamo la forma plurale mancano. Vediamo ora il secondo significato del verbo mancare. Mancare si può utilizzare anche per la quantità di tempo rimanente per finire di fare qualcosa. Ci mancano circa 5 km per arrivare all'hotel. Quante ore di treno vi mancano per arrivare a casa? Poi abbiamo il verbo servire. Il verbo servire assomiglia moltissimo al verbo aver bisogno di. Anche questo verbo funziona come il verbo piacere. Mi serve un passaggio per tornare a casa. In questo caso posso dire anche ho bisogno di un passaggio per tornare a casa. Mi servono 2 ore in più per finire questo compito.
Vi serve un aiuto? Poi abbiamo il verbo importare. Il verbo importare è molto simile al verbo interessare, però si utilizza solitamente in contesti ironici, negativi. Non mi importa quello che vuoi dirmi, non voglio parlarti mai più. Non ci importano le tue ragioni, quello che hai fatto è inaccettabile. Non importa quante volte ci provi, vedrai che alla fine raggiungerai il tuo obiettivo. L'ultimo verbo di questa lista è il verbo interessare. Anche questo funziona come il verbo piacere. Mi interessa molto la letteratura classica. Ti interessano i film sulla Seconda Guerra Mondiale? Non ci interessa ricevere ulteriori informazioni. Ricordati che per saper utilizzare bene questi verbi senza fare errori è molto importante memorizzare i pronomi indiretti. Ti lascio qui la tabella con questi pronomi in modo tale da poterli iniziare a studiare e memorizzare. Per il video di oggi è tutto. Spero che questa lezione ti sia stata utile. Se è così, ricordati di mettere un mi piace e di iscriverti al canale. A presto!